Questo è il racconto del giorno in cui andammo ad esplorare il forte Montecchio Nord, una delle numerose opere militari ancora oggi visibili, dislocate lungo la linea difensiva chiamata Frontiera Nord, operativa durante la Prima Guerra Mondiale, più di un secolo fa. Quel giorno ci attendeva qualcosa che avrebbe cambiato radicalmente i nostri piani, ma noi, ovviamente, ancora non lo sapevamo. Noi siamo gli Exploratores Habiles, compagni di vita e di avventura. E così è come l'avventura di quel giorno ebbe inizio. Ciao a tutti, siamo venuti a Colico perché volevamo visitare il forte di Montecchio Nord. Andiamo a vedere il forte. Siamo lì. Sei pronta? Buongiorno. Buongiorno. Facciamo entrare, vero? È successo che la visita è stata strappata dal racconto quasi per intero, e questo per due motivi. Il primo è che non ci siamo informati abbastanza. Fatto sta che mentre entravamo ci è stato detto che per girare video sarebbe stato necessario accordarci preventivamente con l'ufficio stampa. Per cui niente riprese, solo foto e, come dicono gli inglesi, shame to us. E avremmo potuto chiuderla lì, assaporarci la visita, esplorare frammenti tangibili di vita di ragazzi centenari travolti da una storia molto più grande di loro e di tutti noi, il primo conflitto planetario del nascente mondo globalizzato. Magari poi ci saremmo riorganizzati per riuscire a realizzare il video dedicato al forte. Il secondo motivo è invece quello che ci ha spinti a non fermare il racconto, perché c'è comunque un pensiero di cui parlare e la visita mancata è tutto sommato una buona occasione per farlo. La questione è che Emanuela ha dovuto aspettare fuori sul prato mentre io e Lea seguivamo le spiegazioni e toccavamo con mano e con zampa, e il motivo è presto detto: non c'era per lei modo di entrare. Sarebbe bastata anche solo una pedana movibile ed adeguata per superare 2 gradini con la sua carrozzina elettronica, che sono 2 bei quintaletti. Sarebbe comunque stata una visita parziale, perché ci sono parti del forte inaccessibili anche con tutta la buona volontà, ma la questione è che molta parte sarebbe stata visitabile con uno sforzo tutto sommato contenuto da parte dell'organizzazione. È più che altro un limite culturale in un luogo di cultura. Non è che abbiamo niente contro l'organizzazione. La guida si è scusata 1000 volte e i referenti si sono dichiarati disponibili a risolvere il problema. Però ci hanno subito avvisati: bisogna passare dalla soprintendenza per i beni culturali, perché giustamente ci sono dei vincoli. E a proposito di questo vi lasciamo in descrizione qualche nota e qualche link sulle normative. Se però avrete la possibilità di andare a visitare il forte o altri simili, scoprirete che sono pieni di soluzioni ingegneristiche pensate per poter trasportare agevolmente oggetti pesanti e pericolosi, i proiettili, dal basso verso l'alto. Paradossalmente il forte è un luogo molto accessibile se sei uno strumento di distruzione. C'è un lungo corridoio in salita senza gradini, con la giusta pendenza e una pavimentazione studiata appositamente per far transitare in tutta sicurezza carrelli carichi di esplosivi. Ci sono speciali ascensori per evitare ai soldati di portare i pesantissimi proiettili su per le scale. Tutta tecnologia dell'inizio Novecento. Allora buon per questi ragazzi, direte voi. E invece no, far fare meno fatica al soldato è solo un effetto collaterale.
Ogni soluzione non era stata pensata per rendere la vita del soldato più facile o più bella, ma più efficiente, perché se il soldato inciampa con il proiettilone in mano mentre fa le scale, il forte si rompe e non può più fare la sua funzione, cioè sparare. Il soldato è un ingranaggio in una macchina che deve funzionare. Il soldato non deve avere una qualità di vita, ma una vita efficiente. Ma va bene, se l'arma si rompe, la macchina non funziona a dovere e non riesce poi a proteggere proprio nel momento del bisogno. Questo però non toglie che è una questione culturale. Il soldato è una funzione nel meccanismo, il suo benessere non è lo scopo. Il punto è perché fai qualcosa, e se parliamo di individui, ognuno vuole poter avere una buona qualità di vita. Vuole poter essere felice e quindi agisce. La felicità è un'utopia personale e scopo della società dovrebbe essere il collaborare perché ogni persona possa avere il diritto a cercare la propria. La società dovrebbe garantire pari opportunità nella ricerca della felicità. La prima a mettere nero su bianco questo concetto è stata la Dichiarazione di Indipendenza americana nel 1776. Poi altre sono seguite, anche la Costituzione italiana negli articoli 2 e 3 ci si avvicina. Per esempio, se tu architetto che crei capolavori e ti appaghi nella bellezza che immetti nel mondo e poi aggiungi l'accesso per carrozzine nel lato nascosto dell'edificio perché per legge ci deve essere ma è una gran rottura e rovina pure l'estetica, stai perseguendo la tua felicità ma non ti preoccupi che tutti possano avere la stessa opportunità. Allora perché non rendere l'ingresso accessibile parte attiva di tanta bellezza? Se tu, curatore di una pinacoteca, studi alla perfezione il percorso per i visitatori, posizionando le luci all'altezza ideale, costruendo un'esperienza piena, ma ti dimentichi che se sei basso quelle luci ti accecheranno e non vedrai niente, stai perseguendo la tua felicità senza lavorare perché tutti possano cercare la propria. Spesso sono piccole attenzioni, a volte meno piccole, ma dovrebbero essere in ogni cosa che costruiamo mentre cerchiamo la nostra felicità, perché la felicità è reale solo se condivisa. Citazione. Ma torniamo a noi. Niente video della visita al forte. Abbiamo però un intervallo con un approfondimento storico da gustarci assieme. Dopo il 1861, quindi l'instaurazione del Regno d'Italia, i vertici militari preme molto creare una linea di difesa della parte italo-elvetica, perché questi passaggi nei secoli dai Celti che erano venuti verso sud, dai Romani che erano andati verso nord, da Longobardi che erano venuti verso sud e così via, in quel periodo storico di nazioni emergenti o emerse e forti potevano essere vie verso l'Italia. Italia a cui mancava ancora però il Veneto, la parte di Venezia Giulia, che verranno poi annesse nella terza guerra di indipendenza nel 1866, e a cui mancava anche il Stato romano, che venne annesso poi nel 1870. Però nel 1861 nasce il Regno d'Italia, ci sono tanti problemi, dalla retrocessione economica, dalla questione meridionale, alla mancanza di un'industria, insomma tantissimi problemi per cui di finanze non ce n'erano. I capi avevano anche ragione a dire che servisse questa frontiera e progettavano, c'erano anche piani di invasione o di controattacco dall'Austria e Germania e viceversa, ma i soldi in pratica per fare non c'erano, finché inizia il Novecento. Negli anni 70 del 1800 anche in Italia è iniziata la rivoluzione industriale in modo più organico, in particolare Torino, Milano, Brescia e Genova. Con la parte della pianura padana è molto produttiva anche dal punto di vista della siderurgia e anche delle armi. Il primo decennio del 1900 caratterizzato da un'intensa corsa agli armamenti e nonostante nessuno voglia la guerra, tutti si armano e quindi ai vertici militari del Regno Italiano iniziano a finanziare manufatti i cui progetti erano stati visti e rivisti ma di fatto giacevano nei cassetti. E uno di questi, quello di costruire un forte per l'epoca moderno sulla collinetta a nord-est di Colico, sotto delle pendici nord del Monte Lignone, perché appunto aveva questa posizione strategica
Non a caso 300 anni prima gli spagnoli, che avevano invaso anche la Lombardia, avevano costruito il Forte di Fuentes, che non è molto lontano da qua, e che la direzione del Genio Militare di Milano decide di armare anche quello. Si può dire che è stato costruito però abbastanza velocemente, quasi 2 anni. Alla fine del 1914 era finito, armato, organizzato. Quando l'Italia entra nella Prima Guerra Mondiale, nel maggio del 15, i vertici dello Stato Maggiore dell'Esercito si rende conto che molti posti, tipo anche il Forte Montecchio, non servono poi così tanto i cannoni, quindi li spostano per usarlo in posti dove serve di più, e Badoglio li riporterà qui solo nel marzo del 18, cioè circa 6 mesi dopo la disfatta di Caporetto, perché avevano molta paura che gli austriaci, in particolare gli loro alleati tedeschi, passassero dalla Svizzera, anche senza averne il consenso. E in realtà è vero che all'inizio del Novecento il Feldmaresciallo Konrad, che era il capo di Stato Maggiore dell'Austria, aveva già predisposto dei piani di invasione dell'Italia anche attraverso la Svizzera, perché non si fidava di loro. In fondo per tanti anni si erano combattuti e nonostante gli italiani fossero ancora nella triplice alleanza. Speriamo di riuscire a esplorare anche qualcosa che riguarda il Monte Legnone. Io sono stata fuori, sì, ho visto casermette lì di fianco, una latrina, molto ben curato, tutto quanto, però tranne il casottino che si vede nelle riprese dove c'è la biglietteria, c'è qualche teca, oggetto, d'epoca, dei libri, e di positivo c'è che c'è anche il bagno per disabili che insomma è fatto bene come spazi e sanitari, e c'è una rampa per entrare nel casottino. Per cui diciamo che diventa anche un po' una nostra missione cercare di andare a sensibilizzare un turismo più accessibile, essere più inclusivo, perché tutti hanno il diritto di poter conoscere, sperimentare, non tutto è possibile, ma qualcosa può essere fatto, a volte piccoli impegni, insomma. In questo caso, per esempio, basterebbe una rampa che permette l'accesso al piano terra per superare 2 gradini, niente di più. E se vi è piaciuto questo video, se pensate che queste problematiche abbiano bisogno di essere diffuse, se volete iscrivetevi al nostro canale e attivate le notifiche per essere avvisati di quando ci saranno nuove uscite. Così finisce questo racconto, ma non la storia. Ci sono ancora molte pagine bianche che attendono di essere scritte, con la collaborazione di tutti, perché ogni individuo possa avere il diritto alla ricerca della propria felicità. Grazie per averci accompagnato fino a qui.